Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, si fa per dire. Avevo messo sole, ma mi sembra che qui stia piovendo e anche abbastanza. Comunque, nuova location. Oggi siamo al lago di Resia. Il lago di Resia è famoso per il suo campanile nel lago. Sono qui perché la zona offre tanti trail e siamo al confine con l'Austria. Molto famosa la Drylander, quindi potete fare Austria, Svizzera e Italia. Però io faccio come sempre un bel giro panoramico e vediamo che cosa mi offre la zona. Quindi state con me ragazzi, buon divertimento. Ed eccoci sul famoso campanile in mezzo al lago. Anche qua fanno del gran kitesurf d'estate. Addirittura d'inverno lo fanno sopra il lago ghiacciato. Una bella ciclabile che fa tutto il giro del lago di Resia. Cosa vuol dire avere certe infrastrutture? Eccoci a Resia, paesino, e lì c'è il lago. Ecco, direzione Austria. Andiamo verso il confine. Andiamo a vedere le fortificazioni nella zona di confine. Ci sono i cancelletti da ricordarsi di chiudere. Purtroppo è cominciato a piovere. Speriamo che dentro al bosco riesco a trovare un po' più di riparo. Peccato. Ecco, adesso dice davvero. Cerco un riparo magari qua. Oh. In questi scorci con il barbecue. Ah, che peccato. Speriamo che il tempo mi accompagni, che mi lasci un po' in pace con l'acqua. Ecco qua, incominciamo a incrociare i primi trails. Vedete, Drylander e Enduro Trails. Il Bunker Trail questo qua. Insomma, è scassatino. E queste comunque sono le prime tracce dei trail della Val Venosta. Sono un vecchio bunker. Anche qua c'è un altro bunker.
Dunque adesso da qui sto andando in direzione di Nauders, che è la prima cittadina austriaca che c'è di là dal confine e fa parte appunto di questa Drylander Trail Area Zone ricca di trail. Guardate che bello. Ed eccoci qua. Questa qua è la barriera anticarro fra Austria e Italia. Niente male. Il Panzersperre è stata costruita appunto per bloccare durante la guerra l'avanzata dei carri armati. Spettacolo. C'è questa bella passerella surreale, bellissima. Lo sbarramento di Pian dei Morti era quello di prima. E attraversiamo il confine. Il cavallo completamente in libertà. Ho preso un po' d'acqua stamattina, ma ne è valsa la pena. Bene, siamo arrivati a Speichersee, bellissimo, tutta la montagna. Ecco, laggiù in fondo abbiamo Nauders. Da lì si parte e si può fare una marea di trail, una marea. Se no vi fermate come me o a Resi o a San Valentino della Muta, prendete un appartamentino e poi partite e venite su. Ragazzi, consigliato, paesaggi fantastici anche qua, veramente veramente belli. Plummort Trail, per il verso giusto. Eccoci qua di nuovo. Però forse sdrucciolevole la situazione. Ragazzi, benvenuti al lago di Resia. C'è una slavina, quindi mi tocca prendere un'altra strada per scendere per andare giù a Resia. Comunque da qui su tanta roba, Qui seguiamo il Bunker Trail.
Allora, non so di preciso i prezzi, se volete fare un weekend qua, cosa viene a costare a Resia o in Austria da Naudas. Io sono là fra i due laghi, tra il Resia e quell'altro laghetto piccolo che non so il nome adesso. Si chiama San Valentino alla Muta, vi cercate un appartamentino, i prezzi sono contenuti, anche a mangiare. Ieri sera ho mangiato divinamente, quindi potete fare tranquillamente un weekend, scusate, tranquillamente un weekend anche spendendo poco e divertendovi tanto, perché con questi trail ci si diverte davvero tanto. Proseguo il giro, provo a prendere la strada che mi riporta giù. Volevo non farlo il bunker trail perché secondo me è un po' bagnato, ma non ho tante soluzioni, proviamoci. Bello scassato. Fare attenzione dove mettere le ruote, perché questi sassi qui sono belli scivolosi stamattina. Oh. Questo qua, le radici. Oh. Bello scavato, ragazzi, impegnativo a manetta proprio sto qua. Tanto scassato. I sassi sono delle gran radici scivolose. Sto scendendo questo pezzo qua a piedi, qui ci sono le pietre completamente bagnate, si scivola di brutto e poi comunque c'è una bella pendenza che sicuramente dalla camera non si vede, ma dato che la bicicletta mi serve ancora e non voglio prendere rischi, mi faccio questo pezzino qui a piedi. Meglio arrivare giù sani e salvi. Qua dovrebbe diventare un po' più semplice. Dobbiamo sempre stare attenti,
mi girano i coglioni quando segui dei percorsi, sono aperti e poi ti trovi in mezzo delle frane e non sai più da che parte devi andare. È una roba che mi fa veramente girare, ma vabbè. Vado giù verso Rege e continuo il mio giro. Siamo lì, vicino al lago, dai. Edge Trail. Proviamo questo. Vediamo fin dove mi porta, sperando che non ci siano delle altre slavine. I sassoni delle radici qua non mancano, Miseria. Sì, anche questo comodo. Poi dopo la pioggia consigliatissimo. Poi vi dico, voi che fate i trail di questo genere, questi qua scassati, beh, adesso oggi è bagnato, è ancora peggio. Oh, vi faccio i complimenti, raga. Ci vuole una gran fisicità. Però che flow. Faccio fatica ad ammetterlo, a certe zone bisogna che scendere, sono veramente impegnative per me. Ma quanto è stato duro sto Bunker Trail e Let's Trail, mamma mia. Guarda questa cappella in mezzo alla foresta, tavolini per fare i picnic. Ecco, l'asfaltata è finita, adesso cominciamo con la ghiaiata sterrata. Ecco, qua siamo al Pit Trail e siamo sopra il lago di Resi. Oberspin Trail, dai. I sassi non mancano mai però, Neanche le radici. Qua siamo un rilancino.
C'è sempre l'overspin, l'ho ripreso. Bello schiacciato. Qui si potete fare del trail qua, è il posto giusto, allenare l'equilibrio. Poi sembra tutto bello schiacciato, ma è in pendenza con una gran sassaia. Dunque ragazzi, percorso meraviglioso, avete dei trail anche qui della Madonna dappertutto. Adesso io scendo giù verso San Valentino, vedi, San Valentine. Poi qui i ragazzi parlano in tedesco, parlano più il tedesco che l'italiano qua. Comunque siamo ancora in Italia, di sotto c'è il lago di Resio. Allora, come luogo io ve lo consiglio, però attenzione ai trail, molto schiacciati, anche quando vedete che il trail è magari blu, fate attenzione perché sono abbastanza impegnativi e soprattutto molto lunghi. A San Valentino c'è l'ovovia che vi porta su in cima al monte, avete parecchi trail anche in questa montagna, se no potete andare dove sono andato io oggi, giù verso l'Austria, e nella zona di Nauders ce n'è anche lì tantissimi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao, iscrivetevi!